Sviluppato e pubblicato dallo studio taiwanese Sigono, Opus Echo of the Starsong è il terzo episodio di una saga che mischia fantascienza ed emozioni umane. Il tutto in una visual novel con piccoli elementi puzzle e strategici. Cominciamo con il dire che, nonostante sia il terzo episodio di una serie, non ci sono relazioni dirette con i precedenti giochi e Opus può essere apprezzato anche senza sapere niente dei precedenti episodi, dal momento che ogni storia ha luogo sì nello stesso universo, ma a migliaia di anni di distanza l'una dall'altra, quindi senza relazioni dirette. In questo universo, in un lontano futuro, asteroidi che emettono un suono noto come le Starsong sono diventati centro di un conflitto a causa del prezioso minerale che nascondono, chiamato Lumen. La storia, che altro non è se non un lungo flashback, ci viene raccontata dal punto di vista di Jun, un nobile anziano che durante un'esplorazione ricorda gli anni della sua giovinezza che l'hanno condotto all'attuale presente, quando, da esiliato, esplorava lo spazio alla ricerca degli asteroidi con il suo guardiano Kai ed una giovane donna di nome Eda, una strega in grado di udire e riprodurre il canto degli asteroidi e localizzare così le caverne dove si nasconde il prezioso minerale. I due hanno obiettivi diversi e mentre Jun cerca il minerale per redimere se stesso e salvare il suo clan, quale sia il reale obiettivo di Eda rimane un mistero per molta parte del gioco. La storia di Opus tocca vari punti sensibili delle emozioni umane, grazie ad una storia ben scritta e dialoghi tra i personaggi credibili, personaggi che ovviamente si evolvono durante la storia. Jun, che all'inizio può sembrare ingenuo e spericolato, matura durante il corso dell'intera storia, circondato da un altrettanto credibile cast di personaggi. Opus è essenzialmente un gioco narrativo, con un'esplorazione dello spazio molto guidata e piccoli puzzle. Una volta preso possesso dell'astronave, poi, potremo migliorarla utilizzando le risorse trovate durante le nostre esplorazioni, che, come ho già detto, sono molto semplici e guidate. Selezionato il punto della mappa dove vogliamo dirigerci, potremo viaggiare verso di esso senza difficoltà alcuna, a patto, ovviamente, di tenere d'occhio il carburante ed alcuni kit fondamentali per esplorare e trovare altri materiali, che potranno ovviamente essere acquistati o trovati. Il carburante in particolare è molto importante e se non presteremo attenzione alle distanze potremo ritrovarci in qualche isolato punto dell'universo senza possibilità di rifornirci. Viaggiando nell'universo poi incontreremo presto o tardi degli eventi casuali. In queste occasioni dovremo essenzialmente fare una scelta, fuggire o cercare di affrontare il problema ottenendo così magari una ricompensa. Il fallimento o il successo sarà deciso da un lancio di dadi. Un po' di fortuna quindi è sempre necessaria, anche se con gli opportuni miglioramenti la nostra navicella potrà darci qualche vantaggio. Parlando dei puzzle, sono in vero molto semplici, basati soprattutto sul suono. Infine, durante le nostre scorribande nelle caverne, controlleremo direttamente Jun, in sezioni comunque molto limitate dalla presenza di innumerevoli barriere, risultando quindi molto lineari. I controlli sono semplici, ma quello che mi ha infastidito è la mancanza di supporto per il mouse. Tutto si controlla con la tastiera e dover ogni volta navigare i menu con i tasti invece di poter semplicemente cliccare è fastidioso. Il lato estetico di Opus è semplice ma gradevole allo stesso tempo, unendo elementi 2D e 3D. E mentre gli scenari se la cavano egregiamente grazie ad ottime scelte di design, i personaggi possono sembrare un po' rozzi, ma comunque ricchi di animazioni che rendono credibile ogni scena. D'altra parte, gli sprite 2D sono invece dettagliati e ricchi di carisma. Sfortunatamente il gioco ha qualche problemino di performance. Fortunatamente il gameplay non richiede un frame rate particolarmente alto o stabile, ma è comunque un po' fastidioso. Anche se va detto, il gioco ha già ricevuto 2 patch che hanno migliorato il tutto.
Le musiche e gli effetti sonori, si sa, sono importanti per l'atmosfera, e in questo caso la colonna sonora è particolarmente ben fatta e ricca di fascino, con brani malinconici per enfatizzare lo stato d'animo dei personaggi, momenti di silenzio durante l'esplorazione ed altri più potenti durante le fasi più concitate. Il gioco non ha doppiaggio ed ovviamente non è tradotto in italiano. Con la sua storia intrigante ed una presentazione gradevole, Opus Echo of the Starsong è un grande passo in avanti nella serie. Ci sono alcuni piccoli problemi ed il ritmo ovviamente non è per tutti, ma è un titolo da raccomandare a chiunque sia in cerca di una storia ben scritta e toccante.